Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo i significati della parola buono in italiano e poi vedremo i sinonimi, e ce ne sono davvero tanti, ed espressioni alternative che potete utilizzare invece di dire sempre buono, che ovviamente se usato in maniera eccessiva rischia di diventare un po' banale. E poi vedremo anche buono come sostantivo, come nome. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra del video, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Buono, essendo un aggettivo, in genere segue il nome che descrive e bisogna accordarlo in genere e in numero, mi raccomando, quindi buono per il maschile singolare, buona per il femminile singolare, e poi abbiamo buoni per il maschile plurale e buone per il femminile plurale. Attenzione però che quando precede il nome, allora bisogna utilizzare buon con un nome maschile singolare che inizia per vocale o per consonante, e buono viene invece utilizzato con un nome maschile singolare quando inizia per x, y, z, ps, n, gn o S e una seguita da una consonante, come per esempio un buono spazio. E con i nomi femminili singolari si utilizza buona quando il nome femminile comincia per consonante e buon con un'elisione quando il nome femminile comincia per vocale. E poi buoni e buone invece rimangono invariati. Buono è un aggettivo e si usa per dare un'opinione sulla qualità intrinseca di qualcosa o qualcuno. Allora, partiamo a livello appunto di utilizzare il buono per una persona. Se ci riferiamo a un bambino, per esempio, quando diciamo che un bambino è buono, ha quella connotazione di un bambino educato, quindi i sinonimi sono educato, docile, obbediente, calmo, tranquillo. Vedete, questi sono i sinonimi che possiamo utilizzare invece che dire semplicemente un bambino buono. La stessa connotazione ce l'ha anche quando lo utilizziamo riferendoci a un animale. Per esempio, un cane buono è un cane mansueto, un cane docile, obbediente, educato. Se riferito invece a una persona adulta, allora connota una persona che fa del bene, una persona di buon cuore, una persona onesta, corretta, morale anche si dice, una persona che ha compassione verso gli altri, ben disposta verso gli altri, o possiamo anche dire semplicemente una persona pulita, una persona da bene, quindi una persona benevola. Quindi vedete, ha una serie di connotazioni morali. E poi può anche indicare una persona in generale che ha relazioni positive con gli altri, quindi sinonimo di affabile, amabile, cordiale, una persona garbata, anche una persona a modo, o anche si dice simpatico, una persona cordiale, una persona gentile, ecco. E poi se anteposto invece al nome, allora indica che la persona è capace, è una persona capace di fare il proprio lavoro, una persona competente, una persona esperta. Per esempio, Steven Spielberg è un buon regista. Vedete, in questo caso precede il nome e indica proprio una persona competente, indica un regista competente, una persona capace, abile. Luigi un buon impiegato, è un impiegato valido, un impiegato efficiente, capace, abile, in gamba, ecco, quindi ha tutte queste connotazioni. E poi possiamo anche utilizzare buon appunto quando diciamo una buona persona, anche un buon uomo, ecco, nell'espressione un buon uomo o buona gente, in questo caso anteposto sempre al nome ha una connotazione di semplice, quindi un uomo semplice, un buon uomo è un uomo semplice, oppure buona gente
gente semplice alla buona, ecco, quindi questo è il significato. Poi riferito a cose? Riferito a cose, se si parla di cibo, per esempio, si riferisce al gusto e all'olfatto, quindi per esempio, che buon profumo, eh sì, è la torta che c'è in forno, ok? Che buon profumo, oppure possiamo dire anche questa pizza è molto buona, è buona, e in questo caso un sinonimo ovviamente di buono è delizioso, delizioso o piacevole, un gusto gradevole, possiamo dire gustosa, appetitosa, possiamo dire eccellente, ottima, anche cos'altro si può dire, saporita, quindi vedete quanti sinonimi si possono utilizzare invece che utilizzare sempre il solito buono per appunto riferirsi a un cibo. Quando ci riferiamo a una cosa, in generale una cosa materiale, e diciamo che questa cosa è buona, per esempio un buon mobile, una buona macchina, intendiamo che la cosa è di qualità. Quindi è ottimo, è pregevole, è eccellente o pregiato. E poi possiamo anche utilizzare buono con il tempo atmosferico. Quindi quando diciamo che il tempo è buono, allora intendiamo che il tempo è bello, è sereno, è soleggiato, è favorevole. Quindi questi sono tutti sinonimi che possiamo utilizzare. Per una situazione o un'idea astratta, quando diciamo per esempio un momento buono o una buona idea, si intende che è il momento opportuno, che è il momento favorevole, conveniente, adatto, adeguato, giusto. Vedete quanti sinonimi possiamo utilizzare. E in un contesto informale, quando per esempio diciamo, il tuo passaporto è ancora buono o è scaduto? Quindi buono in questo caso significa valido. E poi possiamo utilizzarlo anche con, per esempio, ti ho aspettato per 2 ore buone e non sei arrivato, per 2 ore abbondanti, quindi in un contesto informale ha anche il significato di abbondante oppure di grande. Quando diciamo un buon numero di persone si intende un grande numero di persone. E infine buono come sostantivo è quel voucher, quel coupon, quel pezzo di carta, quel tagliando, questi sono tutti sinonimi, che equivale, quel documento che equivale a una certa somma e che scambiato ci viene dato un servizio, come per esempio il buono pasto, ecco, quindi scambiamo il buono pasto e possiamo ricevere cibo, ecco, quindi ha appunto equivalente a una certa somma di denaro nel buono, oppure possiamo ottenere uno sconto, ecco, con il buono, ho questo buono, ho appunto diritto a uno sconto del 5% per esempio presentando questo buono alla cassa, mettiamo. E poi il buono è anche a livello finanziario, si intende un titolo di investimento, come per esempio un bond o un come dire, titolo può essere il buono del tesoro, ecco, quindi è un investimento a livello finanziario, un titolo di obbligazione viene anche definito. E poi infine quando si dice tira fuori il buono che c'è in te, per esempio il buono, così allora vuol dire la cosa buona o le cose buone che hai in te. E quindi questo è tutto per l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate imparato appunto nuove parole, nuovi termini che potete utilizzare invece che dire sempre il solito buono, che è appunto un po' banale quando si utilizza troppo spesso, e che possiate poi mettere già in pratica da subito. E quindi se vi è piaciuto allora mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!